Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò di attacchi del suono. L'attacco del suono è il momento esatto di inizio della fonazione, quella frazione di secondo in cui l'aria raggiunge le corde vocali e queste iniziano a vibrare. Il modo in cui inizia questa vibrazione determina il tipo di attacco, che può essere principalmente di tre tipi: colpo di glottide, attacco aspirato oppure simultaneo. Vediamoli nel dettaglio. La glottide è il punto d'incontro delle corde vocali, è detto anche piano delle corde o piano glottico. Bene, nel colpo di glottide la nostra glottide è chiusa e quindi l'attacco risulta molto duro e brusco. Se noi infatti stringiamo la gola prima di fare la nota, ecco che sentiremo di dover forzare questa chiusura per poter far uscire il suono. Sentiremo quindi come un colpo secco, così. Sentite? Questo non è salutare per le corde vocali, che subiscono una pressione eccessiva di aria e una eccessiva tensione muscolare. Le corde vocali così nell'attacco sono bloccate, non sono libere di vibrare. Questo può creare fatica e a lungo andare anche problemi alla voce. Alcuni cantanti esperti talvolta utilizzano il colpo di glottide volutamente, magari in generi che lo richiedono come il rock o anche in alcuni pezzi pop. Però questi cantanti lo utilizzano in maniera consapevole e oculata, quindi sanno perfettamente quello che stanno facendo. Nell'attacco aspirato, al contrario, la gola è completamente aperta, la glottide è aperta, quindi le corde vocali non sono vicine e quindi tra le corde vocali passa molta più aria. Per riprodurre questo attacco possiamo pensare una H molto sonora prima del suono, così. Questo favorisce un attacco morbido, però è anche molto arioso, sentite quanta aria c'è. L'eccesso d'aria impedisce alle corde vocali di addurre completamente, quindi non saranno completamente vicine, e questo renderà più povero il suono e meno pieno. Anche questo tipo di attacco a lungo andare può essere dannoso, perché l'eccesso d'aria che si rifrange sulle corde vocali fa sì che esse si affatichino molto di più. L'attacco simultaneo, infine, è quello universalmente riconosciuto come il più corretto dal punto di vista fonatorio. Con esso, infatti, la fuoriuscita dell'aria e l'inizio della vibrazione delle corde vocali avviene in simultanea, in modo equilibrato, naturale e non forzato. Così. Sentite che in realtà è più simile all'attacco aspirato. Infatti possiamo immaginare di aggiungere una piccolissima H prima del suono, però deve essere molto molto leggera, non deve essere ma molto leggera. In questo modo favoriamo un'adduzione corretta delle corde vocali al contempo senza stringere la gola. La gola quindi rimane sempre aperta, però le corde vocali in qualche modo devono fare resistenza all'aria in uscita, quindi dobbiamo comunque coordinare appoggio e sostegno. Se fatichiamo a trovare questo tipo di attacco possiamo partire da una H più sonora e poi pian piano la diminuiamo, quindi eccetera, finché non troviamo l'equilibrio che ci soddisfa. Esistono altri tipi di attacchi del suono più o meno corretti. Se sei interessato, scrivilo nei commenti. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio videocorso completo o a lezioni di canto, trovi i link in descrizione. Se hai delle domande, come sempre scrivile nei commenti. Ti aspetto settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!